Ci sono due aspetti importanti. Il primo, che è strettamente necessario identificare un ruolo che la pubblica amministrazione deve avere nell'implementare questo nuovo paradigma nella città. Deve essere definito, ogni pubblica amministrazione può decidere come implementarlo, quali regole darsi, quali regole del gioco dare ai mobility provider e e il mass operator, però è necessario fare questa riflessione ex ante, cioè prima ancora di partire, perché ovviamente la città non è soltanto il contesto territoriale dove la mobilità principale delle persone avviene, ma è anche è l'ambito all'interno del quale è possibile attuare, grazie al MAS, delle politiche rivolte alla mobilità sostenibile. Quindi le regole del gioco del campo da calcio e chi arbitra deve essere una decisione presa dalla pubblica amministrazione con ovviamente l'autority che si occupa dei trasporti all'interno della città. E questo è il primo tema, quindi questo è un tema che tutte le città devono affrontare. Il secondo tema è legato al cittadino, cioè a quanto il cittadino è pronto in questo momento storico ad avvicinarsi a strumenti come Mobility as a Service che cambiano il paradigma da possedere un mezzo, mi muovo con la mia auto, a utilizzo tutti i mezzi a mia disposizione in modalità as a service, cioè quando desidero, come desidero e nell'intensità con cui voglio io, per muovermi e spostarmi all'interno della città o al di fuori della città. Quindi è un aspetto culturale e questo aspetto culturale va accompagnato, non si può buttare il cittadino a gestire questa attività, questo nuovo paradigma in maniera autonoma, è necessario assolutamente accompagnarlo, avvicinando con magari quello che abbiamo avuto l'esperienza di fare, dei Living Lab, piuttosto che dando in maniera graduale la consapevolezza di che cosa si tratta. Già il termine MAS non è facile, cioè è già complesso la parola in sé, quindi è sicuramente necessario fare un approccio culturale graduale rispetto a questo nuovo paradigma. Tre fattori determinanti in questo paradigma. La tecnologia è uno di questi, perché è abilitante, senza il quale non si può implementare un MAS. La secondo, diciamo, asset strettamente necessario è la capacità di analizzare, di raccogliere, analizzare e comprendere i dati, che non è strettamente legato alla tecnologia, ma è proprio una capacità di analisi, di capacità di come si può interpretare il dato e quale tipo di informazione estrarre dal dato, perché il dato grezzo non dice molto, ma bisogna sapere porre la domanda giusta per tirare fuori un'informazione dal dato. E poi il terzo aspetto importante è sicuramente quello di sviluppare delle applicazioni che possono essere interoperabili il più possibile, perché questo paradigma possa veramente prendere piede, quindi essere sfruttato al massimo dalla cittadinanza. Mi piacerebbe che fosse una mobilità assolutamente facile, nel senso che il cittadino deve permettersi di poter veramente scegliere con quali mezzi e in quali modalità muoversi all'interno della propria città in maniera flessibile. Vorrei che fosse una mobilità verde, cioè verde dove green intendiamo che ha zero impatto, quindi non soltanto sull'aspetto di andare a piedi piuttosto che la bicicletta, piuttosto che mezzi elettrici, assolutamente. E vorrei che fosse, questo lo vogliono un po' tutti in questo momento, condivisa. Le racconto una mia esperienza, perché vivevo fuori città, guido una macchina bella, perché è una macchina col motore che a me piace un po' a tutti, insomma, soprattutto agli uomini, usare una macchina insomma, che faccia un bel rumore di sottofondo, mi sono trovata a dovermi trasferire in centro. E per 6 mesi non ho usato la macchina. Non sto parlando del periodo Covid, che dove ovviamente diciamo che non c'è un problema di mobilità, c'è proprio un problema del fatto che non ci si muove, quindi che è un aspetto diverso dal fatto che con quali mezzi vado. Poi è evidente che col Covid non prendiamo i mezzi pubblici, siamo più restii a farlo perché c'è tanta gente e uno sceglie preferibilmente l'auto propria piuttosto che andare in altri mezzi, a piedi, eccetera. Però io sto parlando di un periodo proprio al di fuori, quando eravamo ancora ignari di tutto ciò. Beh, mi sono
ho dovuto togliermi l'auto perché ero in piena ZTL con tutte le difficoltà del caso e quindi ho smesso di utilizzarla per 6 mesi. Beh, mi sono resa conto che non era più indispensabile. E questa cosa mi ha rivoluzionato, cioè ovviamente io per tipologia di attività che svolgo ho abbastanza un approccio alle nuove esperienze nuove, eccetera. Poi evidentemente anche l'aspetto di non avere una famiglia molto allargata, di avere tanti spostamenti da gestire nella stessa giornata, insomma, facilita. Però devo dire che stare senza mi sono trovata quasi che quando ho dovuto riaccendere ho detto ma perché? Bello sì, però anche no perché mi sono trovata bene, nel senso che i sistemi che offre attualmente la città, se utilizzati in modo corretto, veramente ti permettono di muoverti facilmente. Cioè, oltre alla metropolitana, non siamo una città enorme, è veramente tutto facilmente raggiungibile. Se con un po' di espedienti, con un po' di praticità, ci si riesce. Quindi ho cominciato ad andare a piedi, usare la bicicletta per muovermi piuttosto che i mezzi pubblici, utilizzare tutti i sistemi di infomobilità disponibili per sapere quando prendere un mezzo piuttosto che un altro. E oggi come oggi devo dire che l'esperienza è positiva. Quindi se proprio posso un po' dire quello che sarebbe bello è che tutti vivessero un'esperienza di questo tipo. Non durante il Covid che non ci Certo. si muove, ma in un periodo in cui veramente uno dice prova a non usarla, vedere come posso trovare un'alternativa, perché alternative ce ne sono. E il MAS, se quando prenderà piede nella modalità più completa ed equilibrata rispetto a tutti questi livelli di MAS che possiamo avere, permetterà veramente di dire oggi la macchina non la prendo, anzi magari non l'acquisto neanche più, cosa che ormai i giovani stanno cominciando a riflettere.